Eh sì, è proprio lui. Buongiorno ragazzi, come promesso nello scorso video, oggi andiamo a cercare in prima linea, in particolare seguiremo le tracce del battaglione Vestone, cercheremo fra le trincee da dove partivano gli assalti per andare a conquistare la Val d'Aone. Non è stato un luogo di fortissimi scontri, quindi mi aspetto di trovare materiale da abbandono, di soldati disperso o dimenticato, oppure sparso sul suolo a causa dei bombardamenti. Cercherò di farvi vedere anche un po' di bunker e trincee. A dopo. Si incominciano a intravedere le prime opere difensive. Questa è chiaramente una piazzola. Lì in fondo, proprio davanti a noi, c'è il fronte, quindi utilizzarono questa roccia a mo' di protezione per poter dormire senza il rischio di avere una bomba in testa. Eccoli i primi rifugi scavati nella roccia. È anche bello profondino. Wow, che figata. Ci troviamo nel punto più avanzato della prima linea italiana, quello di fronte a noi è il Trentino. Da queste cime i nostri soldati partivano all'assalto per conquistare la cresta della cima, sul quale erano arroccati gli austriaci con un sistema difensivo molto ben fatto. Gli italiani si assestarono fino alla fine della guerra con una prima linea avanzata appena sotto le trincee del nemico, non riuscendo mai ad espugnarle. Sono uscite queste strane lamelle in ottone con chiodi in ferro, che non ho idea di cosa siano. È la roba più strana che hanno attaccato del filo di rame, credo, quindi come fossero qualcosa di elettrico. Avete idea di cosa possono essere? Anche questo che caspita è? Sembra essere una specie di trench art, è stato ripiegato a mano. Non ne capisco l'uso. Boh. E tra mille scatolette è uscito un ben noto e comune paletto da tenda Bucciantini. In realtà non è il paletto intero, perché sarebbe solamente la parte di ferro superiore, poi ci sarebbe tutto il palo di legno, il bastone, e poi alla fine un altro come questo ma molto più corto. Questa è la parte superiore, veniva fissato al legno tramite dei chiodi. Qua possiamo vedere i buchi. Questa famosa tenda in realtà era composta da altri pali di questo stile. Questo rinforzo in lamiera serviva per innestare altri pali identici a lui, per poter creare così la struttura per la tenda. Questo tipo di tenda fu adottata nel 1914, ma rimase in dotazione addirittura fino al 1928. Venne poi sostituita con il modello 29. Il telo della tenda era cotone impermeabilizzato, mentre la struttura era composta da 8 elementi in legno molto duro, tipo frassino o faggio, che insieme andavano a comporre la struttura portante. Veniva fissata con 8 picchetti in legno, quelli purtroppo non si trovano con il metal. Ogni soldato aveva a disposizione un telotenda con una forma pentagonale e 2 paletti della tenda, oltre a 2 picchetti. Perciò per realizzare una tenda completa, dove potevano stare 4 soldati, venivano utilizzati gli elementi in dotazione appunto a 4 soldati. Ho incontrato questa linea di trincea un po' nascosta dagli alberi. Se c'è questa vuol dire che si aspettavano un attacco, e vuol dire che il suolo è effettivamente non troppo inclinato
per essere attaccato. Ora gli do una spazzolata veloce. Non tutto è prima guerra, a volte escono anche queste cose qui, che sono delle campane per animali. Questa fra l'altro deve essere anche abbastanza antica, perché è proprio, non so, fatta male. Fra l'altro queste venivano utilizzate anche per essere messi sui reticolati e suonare nel caso un nemico avesse toccato il filo. Non ne ho garanzie, perché questo qui è anche zona di pascolo, però potrebbe anche essere. Nel dubbio dai, ce la portiamo via. Guardate cosa è uscita fuori a vista. L'avete già riconosciuta, spero. Si tratta di una gavetta italiana, è uno dei primi modelli che sono leggermente più grandi, ma soprattutto hanno il numero di matricola impresso su una targhetta in ottone. Questa è la numero B44. Segnale positivo, è uscita questa corona di forsamento molto spessa e sottile, tipica dei proiettili garibaldini, o meglio dei proiettili utilizzati nell'artiglieria verso il fine 1800 e utilizzati anche agli inizi della prima guerra. Questo sicuramente sarà il modello austriaco. Insomma, oggi vuole uscire di tutto tranne robe di guerra. Questo è un coltellino in ottone, quindi sicuramente fini dell'800, con ancora parte del, credo sia legno, marcio, se non cuoio addirittura. Ovviamente sarà incastrato, però è sicuramente un pezzo che poteva essere utilizzato dai soldati durante la prima guerra. Quello era la buca del coltellino e appena sotto un segnale ferroso molto stabile è uscito questo, che è sicuramente un coltello, una posata più che un coltello. Siccome sono circondato da trincee, sono sicuro che fu utilizzato da un soldato. Questo è di fattura civile, quindi sicuramente portato da casa. Questo è un diaframma per proiettili shrapnel, per spingere tutte le palline di piombo o di ferro. Qua possiamo vedere meglio il proietto di cui parlavamo prima, con la sua tipica corona di forsamento, ma in questo caso vi faccio vedere anche la frammentazione, che è tipica e particolare di questi proietti. Se trovate delle schegge con delle rigature interne, con una frammentazione interna verticale, sono loro. Qua si intravede anche il filetto per la spoletta. Metà di un mega martellone. Chi esce con il metal conoscerà e odierà particolarmente questi affari, perché suonano maledettamente bene. Sono in realtà dei semplici ferri che servono per trattenere i rotoli del filo spinato. È uscita anche mezza piccozza italiana, buttata via perché aveva la punta rotta. Una bella bestia. Qualcuno vuole un bel posacenere? In ferro pieno? Bello quello. Andiamo a vedere che c'è dentro. In cortina. Credo sia naturale. Questo dovreste riconoscerlo dagli scorsi video se siete stati attenti. Che cos'è? Filetto qua, filetto qua. Questo è il tappo superiore di uno Stox inglese. Questo è il filetto maschio dove va avvitata la spoletta. Signore e signori, ho trovato un Adrian. Ero in dubbio fino adesso se fosse stato un Adrian, ma scavando è uscita l'imbottitura di alluminio tipica degli Adrian italiani. La terra è molto dura, faremo fatica a tirarlo fuori, ma faremo il possibile. Eh sì, è proprio lui signori, è un modello 15. Vediamo se è francese, è completo di crestino ma è distrutto sul lato. Adesso a guardarlo così gli manca in realtà solo un pezzettino del crestino. Questo fra l'altro è piegato, può dare una raddrizzata. Con un altro crestino o con un pezzo di esso ci può fare una congiunzione. In ogni caso da questo lato è bellissimo. Ora controlliamo se è francese. No, è italiano al 100% e fra l'altro ha le due fasce
di alluminio complete all'interno. Che dirvi, io sono contento, però so che non mi prenderò cura di questo elmetto siccome ho già troppa roba da pulire. Facciamo una cosa, metterò in regalo questo elmetto a uno dei miei iscritti. Attivate le notifiche perché farò uscire uno shorts con le regole per avere questo elmetto, con la promessa che qualcuno di voi però se ne prenda cura. Non dico di metterlo completamente a posto perché sarebbe una bella impresa, però già che lo pulite sarei contento. Quindi iscrivetevi, seguitemi e al prossimo shorts che esce metterò in palio questo Adrian. Però continua a suonare qualcosa di abbastanza grosso. Anche questa è una scatoletta. Guardate come si vede ancora la stagnatura bene. C'è ancora la sostanza che conteneva, che non ho idea cosa sia. È una sostanza bianca molto dura, quindi non può essere grasso perché il grasso si mantiene grasso, appunto. Questo invece è proprio durissimo. Altro segnale grosso, e dopo mezzo metro di terra è uscito fuori questo piatto di gavetta con la tipica foratura modi gruviera per grattugiare il pane o per scolare, di una gavetta ovviamente italiana. Signori, sta facendo notte, io sono bello sporco e bello stanco, ma sono anche molto felice di aver fatto una giornata immerso nella natura e nella storia. Ci vediamo alla prossima, ciao!